Buongiorno a tutti, io sono Davide Ciliberti e faccio parte del team di supporto tecnico di Cloudflare. Sono qui oggi per proseguire la guida, il quick start su Acronis e Cyber Backup, andando però un po' più nel dettaglio, parlando di disaster recovery. Che cos'è il disaster recovery? Il disaster recovery non è altro che il ripristino dell'infrastruttura di un server, di una macchina virtuale o di una workstation che ha subito un danno sostanzioso, un danno grave, che può essere blue screen del sistema operativo, oppure un terremoto mi ha distrutto la macchina ed è andata in briciole, o, o comunque un disastro sostanzialmente. Il disaster recovery non è altro che la virtualizzazione del nostro ultimo backup all'interno di un'infrastruttura, che in questo caso è l'infrastruttura di Acronis, che però è come se noi lo avessimo ancora attivo, operativo all'interno della nostra infrastruttura, perché attraverso una VPN la nostra macchina virtuale, non è altro che il nostro server, il backup, che è acceso che non è altro che il nostro backup acceso, replicato come era quando è stato spento dall'ultimo backup, l'ho acceso in cloud, quindi con la possibilità di essere utilizzato come macchina virtuale, però che continua a comunicare con la nostra infrastruttura tramite VPN. Per sfruttare appunto questa feature di Acronis è necessario innanzitutto effettuare l'accesso sul portale Cortex, che ricordo essere la piattaforma sviluppata completamente da Cloudflare per la gestione in autonomia da parte del cliente di tutti i servizi cloud che noi offriamo. Una volta effettuato l'accesso su Cortex di Cloudflare, voi potete accedere direttamente al vostro tenant di Acronis, che è già attivo, e se non avete visto il mio video precedente vi invito ad andarlo a vedere. Da qui noi accediamo alla nostra pagina e andiamo a configurare il nostro disaster recovery della nostra macchina, delle nostre macchine. Come potete vedere, la situazione in cui ci eravamo lasciati dopo l'ultimo video è questa qui, quindi con la nostra macchina backuppata, ma il disaster recovery che è not enabled, quindi non disponibile, non configurato. Per configurare il disaster recovery vi faccio vedere una piccola scorciatoia. Se voi cliccate sulla macchina che volete mettere in disaster recovery, c'è la voce disaster recovery. Se ci cliccate sopra, è il sistema a dirvi che cosa dovete fare per configurare il disaster recovery. Infatti qui ci dice disaster recovery configuration, perfetto. La connectivity configuration is required, quindi la configurazione della connectivity è richiesta, è obbligatoria, e c'è anche lo shortcut che ve la fa configurare. Se ci cliccate sopra, entriamo nella sezione disaster recovery connectivity e qui vediamo che questa sezione qua è fondamentale per far sì che la macchina accesa nel cloud comunichi con la vostra infrastruttura. Per far, per far sì che comunichino, che i due apparati comunichino, è necessario installare la VPN Appliance, che non è altro che una macchina virtuale che voi installate e create all'interno del vostro host di virtualizzazione. In questo caso useremo VMware. Cliccando su Download and Deploy ci sono le istruzioni e dice scarica la VPN Appliance per essere usata a uno di questi link, VMware o Hyper-V. Sono gli unici due virtualizzatori supportati ufficialmente da Acronis. Noi abbiamo fatto qualche test in laboratorio per far sì che questa funzionalità di Acronis funzionasse anche nel nostro ambiente di public cloud e funziona. Clicchiamo su VMware, che è l'infrastruttura che serve a noi, che è l'ambiente sul quale noi lavoreremo. Al termine del download della nostra VPN appliance è sufficiente entrare nel nostro host VMware e deployare la nostra macchina virtuale, la nostra VPN appliance. Create register VM, deploy a virtual machine from an OVF or OVA file, infatti il nostro file scaricato è un .ova. Selezioniamo il nostro file, facciamo un drag and drop all'interno del balloon blu, clicchiamo su Next,
selezioniamo il nostro data store e clicchiamo su Finish. Al termine del deploy della nostra VPN, eccola qua, ce l'abbiamo qui ed è accesa. Se vogliamo entrare possiamo effettuare l'accesso con le credenziali di default che sono admin ed è veramente una schermata molto semplice. Ci fa vedere quali sono le interfacce, qual è l'interfaccia di rete, quale IP la nostra VPN sta utilizzando. Se lo stato del tunnel VPN in questo caso è disconnesso, ci fa vedere, diciamo, un riepilogo di comunicazione di come si interpone appunto questa VPN. Ci fa vedere il gateway che sta utilizzando, la subnet. Per registrare la nostra VPN appliance basta cliccare su Register e andare a riempire i campi di login e di password. Io in questo caso inserisco il tastiera inglese, inserisco i dati del mio tenant e clicco su invio. Eseguiamo il comando yes, done, perfetto. Infatti se vedete in registered by è scritto admin 20080 che è il nome del mio tenant. Direi che di grosse configurazioni non sono più da fare all'interno della console. Se noi andiamo nella nostra VPN, nella nostra dashboard di Acronis, vediamo che la VPN appliance si è popolata con l'IP address della nostra VPN, della nostra appliance che è sull'host VMware, infatti era il 122. Infatti vediamo che la comunicazione è stata è corretta, perché appunto questa sezione qui al centro tra il VPN appliance e il VPN gateway è lo stato della comunicazione tra la macchina NDR e la nostra infrastruttura. Infatti questa qua è la nostra infrastruttura. Ok. E dobbiamo fare in sì che sul gateway, sul VPN gateway, ci sia almeno un dispositivo, in questo caso qua, non abbiamo data, ci sia un dispositivo pronto per essere acceso. Per far questo dobbiamo andare su servers e creare un recovery server. Selezioniamo un server da un progetto, ci viene direttamente mostrato il nostro device, abilitiamo creiamo un recovery server direttamente da questo device. Ok, cosa ci chiede il wizard di configurazione del recovery server? Ci chiede le risorse computazionali che la nostra macchina NDR dovrà sfruttare quando verrà accesa, se verrà accesa, ovvero numero di core e numero di gigabyte di RAM. Ovviamente questo ha un costo per ora, che potete, se sfruttate il servizio, potete vedere l'andamento dei consumi direttamente da Storage DR e Compute Point DR, ok? Per vedere il consumo. In questo caso noi mettiamo 2.8, tanto anzi facciamo 2.8, tanto è un domain controller casuale. Cloud Network ci popola lui direttamente la subnet corretta. Come MAC address lo lasciamo vuoto, dovrebbe popolarsi, si popola in automatico. Possiamo scegliere di fare un test di IP address quando siamo in produzione e se vogliamo testare e non mandare indietro ovviamente subito qualcosa, possiamo fare dei test. Possiamo decidere se la nostra macchina NDR avrà accesso a internet oppure no e possiamo scegliere invece se utilizzare un IP pubblico oppure no. Abbiamo anche un firewall davanti al nostro recovery server e possiamo decidere quali porte aprire e quali invece chiudere. Io a puro scopo dimostrativo vi faccio un deny all. A puro scopo dimostrativo io apro a tutto, quindi allow all, scusate. Apro a tutto, sia in uscita che in ingresso. Perfetto, il nostro recovery server è stato creato, ci dice che lo status è ok e siamo pronti per effettuare un primo failover. Torniamo sulla sezione Disaster Recovery per vedere
effettivamente che nella sezione connectivity si sia popolato, esatto, proprio in real time è comparso il nostro dispositivo, ok? E in properties possiamo decidere altre configurazioni aggiuntive. Una volta abilitato il recovery server, siamo in questa situazione. Abbiamo il disaster recovery che nel dettaglio del nostro dispositivo è in status, nello stato enabled. Poi abbiamo nella sezione disaster recovery sotto servers, abbiamo il nostro recovery server configurato. Nella sezione connectivity sotto disaster recovery invece abbiamo lo status della connessione tra data center di Acronis e la nostra infrastruttura, e non ci resta altro che testare come il disaster recovery funziona e vedere i vari aspetti. Allora direi che come prova facciamo così. Entriamo sulla macchina, sul nostro ambiente VMware e facciamo un ping alla nostra macchina, quella che stiamo utilizzando adesso, in modo tale che per vedere la comunicazione. Ping 192.168.52.136. Ok, la comunicazione c'è, perfetto. E vediamo di fare un ping alla VPN appliance, il ping risponde. Facciamo un ping al gateway, che è il 123, risponde, perfetto. Adesso facciamo semplicemente uno shutdown potente, uno shutdown brutale direttamente da VMware della nostra macchina, mantenendo comunque il ping attivo per vedere come si comporta la rete. Allora, ping 192.168.52.113, che è questa macchina qui. Chiudiamo la console e facciamo un power off. Brutale. La connessione è già stata interrotta, infatti il ping non risponde più. Quello che dobbiamo fare è andare nella voce servers della dashboard di Acronis, cliccare sul nostro server e cliccare su failover. Selezionare production failover, cercare l'ultimo punto di ripristino, l'ultimo restore point disponibile e cliccare su start. Una volta fatto ciò, partiranno qui tutte le azioni in cui potete vedere che cosa sta configurando, che cosa sta facendo Acronis, e aspettiamo il risultato. Tanto qua potete vedere che sono già state fatte delle operazioni come creare i componenti, montare i backup sulla macchina fisica, cioè montare i dischi di backup sulla macchina virtuale, e aspettiamo che compaia innanzitutto la possibilità di entrare in console sulla macchina accesa direttamente sul cloud di Acronis. E poi guardiamo anche nel momento in cui il nostro ping torna operativo, senza che noi facciamo niente. Ok, qualcosa sta facendo, ci sta rispondendo che l'host non è ancora operativo, sta andando in timeout. È possibile aprire la console e vedere la macchina, cosa sta facendo, esatto. La nostra macchina in questo momento si sta accendendo direttamente nel data center di Acronis. Ok, device ready, getting ready, e il nostro ping è tornato up, ovvero, quindi, che cosa è successo? La nostra macchina in produzione si è rotta, l'abbiamo accesa direttamente sul cloud di Acronis e tramite la VPN questa ci sta rispondendo. Ovviamente i tempi di latenza sono un po' più alti perché deve fare tutto il passaggio, deve fare il root a una root particolare questo giro. Adesso sta ritirando su tutto. Adesso vedete che appena finisce torna up. Eccolo qui. Esatto. E quindi noi abbiamo abbiamo ripristinato il nostro disastro, abbiamo eseguito un disaster recovery di una macchina in produzione. Così facendo abbiamo ridotto al minimo i tempi di down, quindi i tempi di non produttività,
e grazie comunque ad una soluzione molto semplice e facile da configurare. Nel momento in cui la nostra macchina è accesa in cloud è completamente operativa, è raggiungibile dalla nostra infrastruttura e viceversa, è quindi come se la nostra macchina in produzione non si fosse effettivamente mai rotta, però nel momento in cui la nostra macchina in produzione torna operativa, quindi quella che io ho spento durante il test, nel momento in cui torna operativa, questa macchina in cloud conviene spegnerla. E per farlo ci sono due metodi. Il primo, o eseguiamo un backup di questa macchina in questo stato qua, quindi andiamo su backup ed eseguiamo il backup adesso, quindi fa una copia e poi la ripristiniamo una volta che questa torna accesa, ok? Altrimenti possiamo eseguire quello che è il failback, quindi abbiamo il failover accensione in cloud e il failback invece è l'opposto, spegniamo la macchina in cloud e accendiamo una nuova macchina con questi dati di questo backup su una nuova macchina target sul nostro virtualizzatore. Vi faccio vedere i passaggi come sono. Allora, il primo metodo, backup della macchina e ripristino sulla stessa, si fa da sezione server, disaster recovery, servers, dentro il server, andiamo nella sezione backup, eseguiamo il backup, altrimenti failback, qua viene eseguito ovviamente anche qua un backup, e però bisogna specificare una macchina target, ovvero una macchina fisica o virtuale. Se virtuale deve appartenere allo stesso virtualizzatore o a un altro, in questo caso VMware o Hyper-V. Specifichiamo una macchina target tra i due virtualizzatori e poi una volta che l'abbiamo specificata clicchiamo su Done e il gioco è fatto. Avremo una nuova macchina sul nostro host VMware che ha le stesse identiche caratteristiche, gli stessi dati e configurazioni della macchina che si è rotta. Direi che anche per questo appuntamento è tutto, io vi ringrazio per essere rimasti con me in questo breve Tech Talk. Vi invito a seguirci su LinkedIn dove siamo molto attivi e aggiorniamo sempre nuovi contenuti, postiamo sempre nuovi contenuti. Io vi ringrazio per essere rimasti con noi e vi auguro una buona giornata.